Ci sono luoghi che appena li guardi ti danno la sensazione di non appartenere completamente a questo mondo. Non perché siano necessariamente magici o perché nascondano davvero qualcosa di soprannaturale, ma perché sembrano costruiti con un'intenzione diversa da quella che ci aspetteremmo. Luoghi che non si lasciano spiegare subito, che non si fanno decifrare al primo sguardo e che proprio per questo diventano irresistibili. Castel del Monte è uno di questi. Siamo in Puglia e su una di queste alture si alza una struttura perfetta, compatta, elegante e allo stesso tempo severa, come se fosse stata pensata più per essere osservata e ricordata che per essere abitata davvero. La prima cosa che colpisce non è la grandezza né l'imponenza tipica delle fortezze medievali. Ciò che ti spiazza è la forma. Castel del Monte sembra disegnato con un righello, costruito seguendo una logica geometrica che non è comune per un edificio di quell'epoca. C'è chi lo considera un capolavoro architettonico senza pari, chi lo legge come un simbolo costruito per trasmettere un messaggio, chi ci vede un legame con conoscenze antiche e misteriose e chi invece sostiene che questo posto abbia un'atmosfera fuori dal normale, capace di amplificare percezioni, suggestioni e racconti che ancora oggi circolano tra guide, visitatori e tradizione popolare. In questo video ti porteremo dentro la storia di Castel del Monte, ma vogliamo farlo nel modo giusto, senza limitarci alle date e ai fatti, e senza nemmeno inseguire leggende a caso. Proveremo a capire perché questo edificio è stato costruito così, quale idea potrebbe nascondersi dietro la sua forma perfetta, e soprattutto perché a distanza di secoli riesce ancora a sembrarci diverso da qualsiasi altro castello. Per capire davvero Castel del Monte bisogna partire da una cosa semplice, ma fondamentale. Non è solo un edificio famoso. È un luogo che sembra messo lì apposta per farsi notare. Si trova in Puglia, non lontano da Andria, in un'area che appartiene al paesaggio delle Murge, una zona di altopiani e colline. Qui il panorama è essenziale, quasi severo. E proprio per questo Castel del Monte risalta in modo impressionante. Non è circondato da una città e non cresce attaccato ad altri edifici come molte rocche medievali. È isolato, in cima a un'altura, come un punto fermo nel paesaggio. E questa scelta non è un dettaglio estetico, è una dichiarazione. Castel del Monte non è nascosto, non è protetto da un contesto urbano e non sembra nemmeno cercare mimetizzazione. Al contrario, si fa vedere da lontano e domina il territorio con una calma assoluta, come se la sua funzione principale fosse anche quella di essere osservato. E non è un caso se questo posto è diventato un'icona assoluta. Castel del Monte è uno di quei monumenti che finiscono per rappresentare un'intera regione e in qualche modo anche un'idea dell'Italia, quella in cui storia, arte e mistero si mescolano senza separarsi mai del tutto. Proprio per questo, nel 1996 è stato riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO, un titolo che viene assegnato solo ai luoghi considerati davvero unici, non soltanto per bellezza, ma per valore culturale e importanza storica. Ma c'è un elemento ancora più interessante. Castel del Monte affascina anche chi non sa nulla di Federico II, del Medioevo o dell'architettura, perché prima ancora di essere studiato, questo castello viene percepito. È una costruzione che comunica qualcosa di insolito e lo fa senza bisogno di spiegazioni. Lo vedi e ti chiedi immediatamente perché sia così diverso. Perché questa forma? Perché questa collocazione? Perché questa sensazione di ordine perfetto in mezzo a una natura così aspra e libera? Per quanto Castel del Monte possa sembrare un oggetto misterioso piovuto da un'altra epoca, la verità è che nasce da una mente precisa, riconoscibile e in un certo senso irripetibile. Perché se c'è un elemento che torna continuamente ogni volta che si prova a dare un significato a questo luogo, è il nome del suo committente, Federico II di Svevia.
Federico II non è soltanto un re o un imperatore del Medioevo. È uno di quei personaggi storici che sembrano contenere più epoche dentro di sé. Figlio di una dinastia potentissima, cresciuto in un sud Italia che in quel periodo era un crocevia di culture, lingue e tradizioni. Federico costruisce fin da giovane un'immagine fuori dagli schemi. È stato chiamato Stupor Mundi, la meraviglia del mondo, e già questo soprannome dice molto. Non era ricordato solo per la forza militare o per i territori controllati, ma per qualcosa di più raro in un sovrano medievale, cioè l'intelligenza, la curiosità, la capacità di affascinare. E per Federico, tutto questo è un linguaggio politico. Il Medioevo che immaginiamo spesso come buio e statico, con lui cambia volto. Nella sua corte convivono influenze latine, greche e arabe, perché nel Mediterraneo di quel tempo la conoscenza viaggia insieme alle merci, alle alleanze e alle guerre. Federico assorbe tutto questo, lo rielabora e ne fa una firma personale. Naturalmente, un uomo così non poteva essere completamente allineato con il potere religioso. Federico II ebbe scontri durissimi con il papato e fu anche scomunicato. E qui la sua figura diventa ancora più interessante, perché nel racconto storico resta come un sovrano sospeso tra due mondi. Da una parte, la logica medievale, fatta di autorità spirituale e ordine tradizionale, dall'altra un approccio più pragmatico, più scientifico, più terreno. Quando si guarda Castel del Monte con questa consapevolezza, diventa più facile intuire perché quel castello sembri così diverso. È come se riflettesse la mente che lo ha generato. Non un edificio nato soltanto per necessità, ma un luogo pensato con un'intenzione più profonda, più elaborata. E forse è proprio per questo che quel castello continua a inquietare e affascinare, perché non è soltanto un monumento, è un messaggio lasciato da un uomo che aveva l'ambizione di farsi ricordare non solo come governante, ma come mente. E adesso la domanda si sposta inevitabilmente. In che periodo viene costruito Castel del Monte e che cosa stava accadendo attorno a Federico quando decide di realizzare un edificio così tanto insolito? Siamo nel XIII secolo e l'avvio della costruzione viene collocato intorno al 1240, durante la fase più intensa del potere federiciano del Sud Italia. Questo è un passaggio importante, perché ci fa capire che il castello non nasce come un capriccio finale o come un'opera isolata, ma come parte di un periodo in cui Federico II sta consolidando la propria presenza e costruendo un'idea di impero che passa anche dalla gestione del territorio. Federico infatti non è soltanto un sovrano che governa a distanza. Il regno di Sicilia, che in quel periodo comprende ampie zone dell'Italia meridionale, per lui è un centro vitale, una base strategica, ma anche un laboratorio politico. Qui sperimenta riforme amministrative, impone regole più rigide, struttura il potere in modo più centralizzato rispetto alla frammentazione tipica del Medioevo. Per questo Castel del Monte va letto anche in relazione a un fenomeno molto più ampio, la grande stagione delle costruzioni federiciane. Federico II fece realizzare o potenziare diversi castelli e strutture in punti strategici del regno, e non si trattava soltanto di difesa. Era un modo per dare forma al potere, per renderlo visibile, per trasformare il paesaggio in un'estensione del governo. In questo senso, Castel del Monte, pur diversissimo dagli altri, appartiene comunque a una logica: lasciare un segno. Nel Medioevo i castelli in genere sono costruiti per resistere. Mura, fossati, barriere, spazi pensati per proteggere uomini e provviste durante una guerra o un assedio. Castel del Monte, invece, sembra essere figlio di un'altra priorità: la forma, l'ordine, l'impatto simbolico. È come se Federico volesse che quel luogo fosse riconoscibile prima ancora che utile. Anche se le scelte legate ai materiali parlano in questa direzione, il castello in origine doveva apparire più ricco di quanto non sembri oggi, con elementi decorativi e finiture pregiate che col tempo sono andate perdute. Questo non significa che fosse una reggia nel senso tradizionale, ma che era un edificio progettato per impressionare. In altre parole, Castel del Monte nasce in una stagione in cui Federico II vuole dimostrare che il suo potere non è soltanto militare o dinastico, ma anche intellettuale.
Vuole apparire come il sovrano capace di portare ordine, legge e razionalità dentro un mondo ancora dominato da logiche feudali frammentate, spesso caotiche. A questo punto, però, per capire davvero perché Castel del Monte sia diventato un enigma, dobbiamo fare il passo decisivo, guardarlo come architettura, perché è lì, dentro la sua forma e nelle sue scelte progettuali, che iniziano le domande più difficili, domande che ancora oggi non hanno una sola risposta. La prima cosa che si impone è la forma. Castel del Monte è un ottagono perfetto, non nel senso generico di più o meno ottagonale, ma nel senso che tutta la struttura sembra costruita intorno a un'idea geometrica precisa, ripetuta e rincorsa con una coerenza quasi ossessiva. L'ottagono principale è affiancato da 8 torri, anch'esse ottagonali, posizionate con regolarità ai vertici. È una figura pulita, elegante, ma anche disturbante per quanto è insolita in un castello medievale. Se pensiamo ai castelli come li immaginiamo di solito, l'impatto è ancora più forte. Nella tradizione medievale il castello è un organismo che cresce e cambia, spesso adattandosi al terreno e alla necessità difensiva, con aggiunte, rinforzi, torri di forme differenti, soluzioni pratiche nate da urgenze reali. Castel del Monte invece sembra nato tutto insieme, come se fosse stato concepito prima nella mente e poi trasferito nella materia senza compromessi. Ma ciò che colpisce ancora di più non è solo ciò che c'è, bensì ciò che manca. Perché Castel del Monte non ha molte delle caratteristiche che ci aspetteremmo da una fortezza. Non c'è un fossato, non c'è un sistema difensivo esterno tipico di un castello progettato per resistere a un assedio prolungato. La sua struttura pare compatta, sì, ma non aggressiva. È quasi un paradosso. Sembra potentissimo, ma non nel modo in cui lo sarebbe una rocca militare. La sua forza è estetica, mentale, simbolica. Entrando idealmente nell'edificio, l'impressione non cambia, anzi, si amplifica. Anche negli interni torna la logica della simmetria. Gli spazi sembrano progettati per mantenere in equilibrio costante quasi una sensazione di stabilità matematica. Non c'è il caos di una costruzione adattata, ma la rigidità di un progetto pensato per essere perfetto. E a questo punto la domanda diventa inevitabile. Perché Federico II, che pure aveva bisogno di strutture di controllo e castelli funzionali nel suo regno, avrebbe dovuto investire energie in una costruzione così particolare? Perché scegliere una forma complessa, così poco comune, invece di un impianto più semplice e pragmatico? La risposta più onesta è che qui entra in gioco una dimensione diversa dell'architettura. Castel del Monte sembra voler comunicare un concetto, come se fosse stato concepito per rappresentare un ordine superiore. Non parliamo necessariamente di magia o di occultismo, ma di un modo antico molto potente di usare le forme per parlare. In questo senso Castel del Monte potrebbe essere interpretato come un'opera che mette in scena un'idea, la perfezione, il controllo, la razionalità. Un edificio che domina il paesaggio non perché è impenetrabile, ma perché è impossibile da ignorare. Come se la sua funzione primaria fosse quella di imporsi come simbolo, come segno definitivo, come marchio del potere e della mente che lo hanno voluto. E forse è proprio questa la ragione per cui, quando si parla di Castel del Monte, la parola mistero torna sempre. Perché il suo enigma non dipende solo da ciò che non sappiamo, ma anche da ciò che vediamo chiaramente. Un castello che sembra una formula, una figura geometrica trasformata in pietra, costruita non per risolvere un problema pratico, ma per porre una domanda. Ed è da qui che nasce la parte più affascinante del nostro viaggio. Se quella forma è un messaggio, allora dobbiamo capire qual è il significato dell'ottagono, perché è così importante e cosa potrebbe rappresentare in un'epoca in cui i simboli contavano quanto le spade. L'ottagono è una forma particolare, perché non appartiene del tutto né al mondo delle forme semplici né a quello delle forme complesse. È più sofisticato del quadrato e più strutturato del cerchio, e proprio per questo in molte tradizioni culturali e simboliche è stato interpretato come una forma di passaggio. Non è un caso che spesso venga descritto come un ponte, una soglia, qualcosa che unisce due mondi.
Per capirlo basta un'immagine mentale molto semplice. Il quadrato, con i suoi angoli netti, viene spesso collegato alla terra, al mondo materiale, all'ordine umano. Il cerchio invece, con la sua perfezione continua, è stato associato in molte culture al cielo, al divino, all'eterno. E l'ottagono, posizionato idealmente tra queste due forme, diventa un mediatore, una figura di transizione, non per forza in un senso magico o religioso, ma come idea. La trasformazione, il passaggio da una condizione all'altra, l'equilibrio tra dimensioni diverse. E questa interpretazione diventa ancora più potente se pensiamo che Castel del Monte non usa l'ottagono una sola volta come un dettaglio, lo ripete, lo afferma, lo impone. È come se Federico II, o chi ha progettato per lui, volesse scolpire nel paesaggio un simbolo stabile, impossibile da fraintendere, un segno che richiama ordine, armonia e controllo. E poi c'è un'altra componente, più sottile ma fondamentale: la ripetizione del numero 8. 8 lati, 8 torri, un ritmo che ritorna e che dà al castello una specie di identità matematica. Il numero, in molte tradizioni, è stato associato a concetti di equilibrio e compimento, e anche se non possiamo dire con certezza cosa intendesse Federico II, è difficile credere che questa insistenza sia puramente estetica. Sembra piuttosto una scelta progettuale che vuole evocare un'idea di perfezione, quasi di assoluto. A questo punto, però, è importante non cadere in un errore comune. Parlare di simboli non significa automaticamente parlare di misteri soprannaturali. Il punto è un altro. Castel del Monte è stato costruito in modo tale da costringerci a leggerlo anche come simbolo, perché la sua forma non è neutrale, non è casuale e soprattutto non è la più comoda. È una scelta complessa, che richiede volontà e intenzione. Ed è proprio questa intenzione che ha alimentato nei secoli l'immaginario del castello. L'idea che dietro la geometria ci sia un messaggio, un codice, un significato più profondo. Dopo aver osservato la forma di Castel del Monte e averne intuito il linguaggio geometrico, arriva il punto in cui bisogna affrontare la domanda che tutti si fanno prima o poi: a cosa serviva davvero? Perché si può discutere quanto si vuole di simboli, numeri e perfezione architettonica, ma la curiosità più forte rimane sempre legata alla funzione. E qui, sorprendentemente, non esiste una risposta unica e definitiva che metta tutti d'accordo. La prima ipotesi è quella più sobria. Castel del Monte come residenza di rappresentanza. Un luogo pensato per ospitare momenti di corte, incontri importanti, forse anche ambascerie. In questa lettura il castello diventerebbe un palcoscenico del potere, più che un luogo di vita quotidiana. Un edificio dove il sovrano non vive stabilmente, ma che usa in modo mirato, per colpire l'immaginazione dei visitatori e dimostrare prestigio. Questa teoria ha un senso, soprattutto se pensiamo che Federico II era consapevole dell'effetto che architettura e simboli potevano avere. Un ospite che entra in un edificio così perfetto capisce subito che non sta entrando in un castello qualunque, ma nel territorio mentale di un sovrano che vuole apparire superiore, diverso, quasi irraggiungibile. Accanto a questa ipotesi ce n'è un'altra, molto legata al contesto territoriale. Il castello come punto di controllo e dominio visivo. La posizione in altura, infatti, non può essere ignorata. Castel del Monte vede il territorio e si fa vedere. In un'epoca in cui il potere è anche presenza fisica, un edificio così posizionato è un segnale permanente, una sorta di bandiera di pietra. Tuttavia questa interpretazione ha un limite evidente, perché se l'obiettivo principale fosse stato la difesa o il controllo militare, ci aspetteremmo soluzioni più dure, più pragmatiche, più funzionali a resistere a un attacco. E poi c'è forse la teoria più popolare tra quelle storiche in senso stretto: Castel del Monte come padiglione di caccia. Le Murge in epoca medievale erano territori adatti alla caccia e Federico II aveva un rapporto particolare con questa attività, non soltanto per piacere personale, ma anche come pratica nobiliare e politica. Qui il castello diventerebbe un centro di appoggio, un luogo dove ritrovarsi, organizzare battute e ospitare persone selezionate.
Questa teoria viene spesso citata perché offre una risposta concreta. Spiega perché non servissero grandi difese, perché l'edificio fosse isolato e perché potesse essere usato in modo intermittente. Eppure anche qui resta una sensazione di incompiuto, perché l'eleganza e la struttura geometrica sembrano andare oltre l'esigenza di una semplice base di caccia. È come se anche se la caccia fosse stata parte dell'uso del luogo, non bastasse comunque a spiegare tutta quella perfezione. E a questo punto emergono le ipotesi più interessanti, perché sono quelle che tentano di interpretare Castel del Monte come un'opera concettuale. In questa visione l'edificio sarebbe stato progettato soprattutto come simbolo, un monumento che non serve a fare qualcosa nel senso pratico, ma serve a dire qualcosa. Un edificio messaggio, capace di rappresentare in forma architettonica la visione del mondo di Federico II, la sua idea di ordine, la sua ambizione culturale e la sua identità politica. Ed è proprio qui che le interpretazioni iniziano a farsi più audaci. Se Castel del Monte è un messaggio, allora a chi è destinato? E soprattutto cosa contiene? Alcuni hanno ipotizzato che il castello fosse legato a percorsi di conoscenza, a ritualità simboliche, a un uso iniziatico nel senso culturale del termine, non necessariamente nel senso oscuro e paranormale, ma come luogo dove la forma guida la mente. Ecco perché Castel del Monte resta un caso unico. È un luogo dove le spiegazioni concrete sembrano plausibili, ma non sufficienti, e dove la dimensione simbolica sembra evidente, ma non completamente decifrabile. Non abbiamo un cartello scolpito nella pietra che dica «questo castello serve a questo». Eppure ogni dettaglio sembra voler indicare che lo scopo non era soltanto pratico. Quando un edificio è così anomalo, così perfetto e così difficile da incasellare in una funzione chiara, la storia ufficiale non basta più a placare la curiosità. Ed è qui che Castel del Monte entra nella sua seconda vita, quella delle leggende. Una vita parallela, fatta di interpretazioni suggestive, collegamenti arditi e racconti, che nel tempo si sono stratificati attorno al castello fino a trasformarlo in uno dei simboli più potenti del mistero italiano. La cosa interessante è che queste leggende non nascono dal nulla, nascono da un terreno reale, da alcuni elementi solidi. La forma ottagonale che sembra già un simbolo, l'isolamento che rende il luogo quasi teatrale e soprattutto la figura di Federico II, un sovrano che nella memoria collettiva è rimasto come un uomo fuori schema, colto, inquietante e a volte perfino accusato di pratiche proibite. Una delle leggende più diffuse riguarda i Templari. Nella cultura popolare, appena si parla di simboli medievali e di conoscenze segrete, i Templari entrano in scena quasi automaticamente, come se fossero l'unica chiave possibile per spiegare l'inspiegabile. Così anche Castel del Monte, nel corso del tempo, è stato collegato all'idea di un luogo templare. Un edificio costruito per custodire segreti, mappe, tesori o conoscenze riservate a pochi. In questa narrazione, l'ottagono diventa un segno iniziatico, la collina una sorta di santuario e la perfezione geometrica la prova di un progetto non comune. È importante dirlo con chiarezza. Non esiste una prova definitiva che dimostri un collegamento diretto tra Castel del Monte e un uso templare, ma la leggenda resiste perché funziona come spiegazione emotiva. Offre al pubblico un motivo per quella perfezione, non è solo architettura, è un codice. E quando un luogo viene percepito come un codice, automaticamente la mente cerca i custodi del codice. E i Templari, nell'immaginario collettivo, sono i custodi perfetti. Accanto a questo filone ce n'è un altro ancora più affascinante, perché meno avventuroso e più intellettuale, quello dell'alchimia e della conoscenza proibita. Federico II viene spesso associato in modo più o meno leggendario a saperi che nel Medioevo venivano guardati con sospetto. Astronomia, medicina, filosofia naturale, tutto ciò che provava a spiegare il mondo senza ricorrere esclusivamente alla religione. In questa prospettiva, Castel del Monte diventa una sorta di laboratorio simbolico, un luogo costruito per riflettere l'armonia del cosmo, per mettere in pietra un ordine universale. Non un laboratorio in senso moderno, pieno di strumenti e formule, ma un laboratorio mentale. Uno spazio che ti costringe a pensare in termini di proporzioni, di simmetrie, di equilibrio.
Chi sostiene questa interpretazione immagina il castello come una macchina concettuale, un edificio che non è progettato per difendere, ma per trasformare la percezione. Naturalmente, quando si entra in questo territorio bisogna mantenere equilibrio. Le leggende esoteriche non vanno prese come prove, ma come indicatori. Ci mostrano che Castel del Monte, più di altri luoghi, sembra chiedere interpretazioni profonde. Non offre risposte, offre simboli. E quando un monumento offre simboli, il pubblico inevitabilmente ci proietta desideri, paure, speranze e soprattutto il bisogno umano di credere che dietro la bellezza ci sia un segreto. A questo punto vale la pena fermarsi un attimo e chiarire una cosa in modo pulito e onesto. Castel del Monte è circondato da un'aura di mistero e da racconti inquietanti, ma non esistono prove ufficiali o documentazioni solide che parlino di fenomeni paranormali nel senso stretto del termine. Non abbiamo cronache certe di apparizioni, non abbiamo testimonianze verificabili, non ci sono elementi storici che permettano di dire che il castello sia infestato. Eppure, nonostante questo, le storie esistono e soprattutto esistono da molto tempo. Questo è un dettaglio importante. Quando un luogo produce racconti ripetuti, tramandati, rielaborati, significa che tocca qualcosa di profondo nell'immaginazione collettiva. Non è necessario che quei racconti siano veri in senso materiale per avere valore narrativo, perché spesso le leggende non nascono per descrivere ciò che accade davvero, ma per dare forma a ciò che le persone provano. Molti racconti locali parlano di presenze percepite soprattutto nelle ore serali, quando il castello si svuota e l'ambiente cambia completamente. Di giorno Castel del Monte è un monumento. Di notte, o anche soltanto al crepuscolo, diventa qualcos'altro. Una sagoma scura contro il cielo. Un corpo geometrico che sembra quasi troppo perfetto per appartenere alla natura. Alcuni visitatori raccontano di aver provato una sensazione di disagio improvviso, un'aria diversa, quasi come se dentro quelle mura la percezione cambiasse. Non si parla sempre di paura, e questa è una cosa interessante. Spesso si parla più di una sottile inquietudine, di attenzione amplificata, come se il castello riuscisse a rendere più forti i dettagli. Un rumore lontano sembra più vicino, un movimento nell'ombra sembra più importante, un silenzio improvviso sembra pieno di significato. Poi ci sono i racconti più classici, quelli che si ripetono in molte versioni diverse. Rumori di passi quando non c'è nessuno, echi che sembrano rispondere, porte che sembrano muoversi per correnti d'aria interpretate come presenze. Qualcuno parla di una sensazione di essere osservati, di un peso nel petto, di una tensione inspiegabile che cresce soprattutto in alcuni punti dell'edificio. Naturalmente molte di queste esperienze possono essere spiegate con l'acustica, la luce, il vento e soprattutto la mente. Ma proprio questo è il meccanismo più affascinante. Castel del Monte è un posto in cui la spiegazione razionale non cancella il mistero, perché il mistero non nasce solo da ciò che accade, ma da come viene vissuto. E tra tutte le storie ce n'è una che torna spesso con un fascino particolare, quella delle luci notturne. Si racconta che in certe serate, soprattutto quando la collina è avvolta da foschia o da un'aria pesante, qualcuno abbia visto bagliori strani o punti luminosi attorno al castello. A volte vengono descritti come semplici luci lontane, a volte come movimenti rapidi, quasi irregolari. Qui bisogna essere sinceri. È difficile distinguere tra realtà e interpretazione, tra un faro lontano e una suggestione, tra un'auto su una strada e un fenomeno misterioso. Però il fatto che la storia esista e continui a circolare ci dice qualcosa di importante, e cioè che Castel del Monte non è un posto neutro nella memoria della gente. È uno di quei luoghi in cui anche i dettagli più ordinari diventano narrativi. E forse la domanda più interessante non è se questi racconti siano veri o falsi, ma perché proprio qui abbiano trovato terreno fertile. Perché proprio Castel del Monte, più di molte altre rocche medievali, viene percepito come diverso. Forse perché la sua perfezione sembra quasi non umana. Forse perché l'isolamento lo rende una presenza dominante.
Forse perché tutto, dalla forma al silenzio, sembra costruito per mettere l'uomo davanti a qualcosa di più grande di lui. In ogni caso, queste storie aggiungono un livello ulteriore al fascino del castello. Non sono la prova di un paranormale reale, ma sono la prova che il luogo continua a funzionare, se così possiamo dire, come ha sempre funzionato, come un generatore di domande. E quando un luogo genera domande, inevitabilmente genera anche leggende. Dopo aver attraversato la storia, le ipotesi, i simboli e i racconti, Castel del Monte rimane lì dove è sempre stato, fermo sulla collina, immobile come un'idea. Ed è forse proprio questo il suo segreto più potente. Non il fatto che nasconda qualcosa nel senso letterale, ma il fatto che riesca a resistere al tempo senza diventare mai completamente chiaro, mai completamente spiegabile, mai riducibile a una sola definizione. Perché se c'è una cosa che alla fine emerge in modo evidente è che Castel del Monte non può essere letto con una sola chiave. Se provi a interpretarlo soltanto come una struttura militare, ti manca la raffinatezza della forma. Se provi a considerarlo soltanto come residenza, ti rimane addosso quella sensazione di freddezza geometrica, come se non fosse stato progettato per la vita quotidiana. E se provi a spingerlo totalmente nel mito, rischi di perdere ciò che lo rende davvero straordinario: la realtà storica di un imperatore che usava il sapere come strumento di potere. E allora lasciamoci con la domanda che secondo noi riassume tutto. Se Federico II avesse potuto parlare direttamente a noi oggi, cosa avrebbe voluto comunicarci con questa costruzione? Un messaggio di potere? Una dichiarazione di conoscenza? O semplicemente la prova che anche nel Medioevo poteva esistere un pensiero capace di trasformare la pietra in un'idea?